Se vi piacciono le zucchine, questo è lo sformato che fa per voi, innanzitutto perché utilizzeremo le zucchine a crudo, è uno sformato senza sugo di pomodoro e cremosissimo. Seguitemi! La prima cosa da fare è lavare le zucchine, spuntarle, quindi togliere l'estremità, e poi tagliarle a fettine sottili, massimo 2 mm di spessore. Vedete? Non troppo quindi spesse, Occhio alle dita, mi raccomando. E continuiamo così fino ad affettarle tutte. Zucchine affettate. Ora prepariamo tutto quello che ci serve per comporre il nostro sformato di zucchine. Una cosa che dobbiamo fare è tritare il prezzemolo. Ecco, se volete tenere il prezzemolo in frigorifero bello fresco, bagnate un pezzettino di carta assorbente da cucina, ce lo mettete sopra con l'acqua fredda, mi raccomando, coprite con pellicola e lo terrete lì per giorni sempre bello fresco. Questo è prezzemolo sfogliato, quindi vuol dire che ho preso solo le foglie. I gambi non buttateli mai, ma metteteli in un sacchetto perché potete farci del brodo, metterli in un minestrone, possono servire ad altri scopi. Ecco, anche nell'affettare le zucchine, se rimangono magari le parti finali o si spezzano, quelle toglietele, mettetele in un sacchetto, congelatele e appena farete un minestrone o qualcosa dove potete inserirle, anche un brodo vegetale, usate quelle. Prezzemolo tritato, possiamo metterlo dentro ad una ciotola, nella quale andiamo anche a mettere la mollica di pane. Io prendo una pagnotta e tolgo la crosta, la faccio praticamente a cubetti e la frullo. Quindi pagnotta. Questa è una mollica di pagnotta sbriciolata, prezzemolo, uno spicchietto d'aglio, lo andiamo a schiacciare dentro, non è obbligatorio, se non vi piace potete anche non metterlo, però dà un buon sapore alla panure che andiamo a preparare. Poi sale e pepe. Ecco, sale non mettiamone troppo anche perché all'interno appunto del nostro sformato ci sono dei formaggi che sono già molto saporiti. E mischiamo tutto. Ecco, la panure è pronta, anche questa la teniamo da parte e prendiamo invece la ricotta. Qui potete scegliere la ricotta che vi piace, vaccina, quindi di mucca, potete scegliere quella di bufala, di pecora, che sono un po' più saporite e sono anche quelle molto buone. Aggiungo un goccino di latte, ma proprio un paio di cucchiai, 3, perché voglio ridurre la ricotta in una crema un po' più fluida. Ecco, io di solito metto sempre a sgocciolare la ricotta perché appunto voglio eliminare il siero in eccesso, ma in questo caso invece mi serve di renderla un po' più liquida perché la useremo a mo' di besciamella. Non usiamo la besciamella, ma in questo caso facciamo una crema di ricotta. Quindi aggiungete tanto latte quanto serve per renderla cremosa. Ecco, un'altra cosa che faccio, aggiungo un goccino, anzi proprio un pizzichino di sale. Il pepe non lo mettiamo perché l'abbiamo già messo nella panure, e un goccino d'olio. Adesso la nostra ricotta è bella cremosa, non facciamola troppo liquida, mi raccomando, anche perché le zucchine poi in cottura rilasceranno un po' di liquido. Vi svelo il trucchetto perché questo poi non avvenga quando tagliate la fetta, cioè che non troviate il liquido sul fondo della teglia. Quindi ricotta è a posto. Facciamo una cosa, io qui ho dell'emmental, ma all'interno potete mettere provola dolce, provola affumicata, groviera, tutto quello che volete. Io in questo caso ce l'avevo già affettato, ma anche se non fosse, basterà tritarlo, magari grattugiarlo anche con una grattugia campana, con i fori a julienne, oppure lo fate a pezzettini e lo mettete dentro a un cutter e lo frullate finché diventa appunto, si sbriciola. E lo mettiamo in una ciotolina. Altra cosa che ci serve, del prosciutto cotto. Io ho scelto questo, ma voi se avete in casa un altro affettato potete mettere quello che volete. E diciamo che adesso abbiamo tutto quello che ci serve per comporre il nostro sformato di zucchine. Quindi prendiamo la nostra teglia.
Prima cosa da fare, prendiamo un po' d'olio e lo spennelliamo sia sul fondo che sui bordi della nostra pirofila. Io ho preso una pirofila in ceramica, ma potete usare anche una teglia in metallo, non fa importanza. Allora, abbiamo detto che in cottura le zucchine, visto che sono crude, è una grande comodità perché non dobbiamo né grigliarle né friggerle, però cosa succederà? Rilasceranno acqua, sapete che le zucchine sono fatte al 90% di acqua, quindi noi cosa facciamo? Utilizziamo proprio il pane, la panure, per assorbire quest'acqua, quindi cominciamo a metterne un po' sul fondo e magari anche un po' sui lati, giusto per non far appiccicare il nostro sformato. Ma diciamo che è più importante che sia sul fondo, proprio perché sarà lei ad assorbire l'acqua, ma noi la metteremo anche in mezzo agli altri strati, come vedrete. Quindi adesso cominciamo a disporre le nostre zucchine. Facciamo un po' come quando si fa il tiramisù, che si mettono prima le zucchine, in questo caso i savoiardi, in modo orizzontale e nello strato successivo in modo verticale, in modo che formino una croce. Questo serve per mantenere la fetta bella stabile una volta che andrete a tagliarla. Perfetto, adesso è il momento della ricotta. Allora, dobbiamo fare 3 strati, quindi prendiamo un terzo della ricotta che abbiamo nella ciotola, ok? E lo spalmiamo sulle zucchine. Facciamo uno strato. Vedete che la ricotta comunque è morbida, ma è asciutta. Così poi abbiamo del pecorino e del parmigiano che mettiamo appunto sopra alla crema di ricotta, 3 strati, quindi prendetene sempre un terzo perché ci servirà appunto un terzo per ogni strato. Abbiamo il prosciutto cotto. Ecco, anche qui, questo in realtà possiamo metterne la metà perché non lo metteremo sullo strato finale, lo strato finale sarà fatto solo da formaggi e crema di ricotta. Quindi una metà lo possiamo mettere adesso qui sui formaggi. L'ultima cosa, abbiamo il nostro Emmental. E anche qui un terzo di Emmental. Ora mettiamo di nuovo la nostra panure, perché sopra la panure poi ci andranno le zucchine. Altro strato, questa volta in verticale. Ecco qua il secondo strato finito, di zucchine ovviamente. Cominciamo ancora con la ricotta. Ecco, io lascio l'ultimo strato, lascio la ricotta un po' più abbondante, perché deve ricoprire bene tutto. Adesso terminiamo in questo strato il prosciutto cotto. Quindi questo è il secondo strato, Ecco qua. Mettiamo un terzo dei nostri formaggi grattugiati. Va bene metterli sia sulla ricotta sia sul prosciutto, è uguale, non cambia molto. E un terzo del nostro Emmental. Quindi ultimo strato, la nostra panure. Che come vi dicevo ha la funzione di assorbire i liquidi in eccesso, quelli che rilasceranno le zucchine, e poi è profumatissima. E di nuovo le zucchine, che però questa volta saranno appunto l'ultimo strato.
Prima erano in verticale, quindi adesso le mettiamo in orizzontale. Ed eccoci con le zucchine, strato finale, mettiamo la nostra ricotta. Come vi dicevo, io l'ho tenuto un po' più abbondante per questo strato, perché deve ricoprire bene tutto. Spalmiamola bene. Vedete che abbiamo ricoperto bene tutto. Ora non ci resta che utilizzare i nostri formaggi grattugiati, quelli che sono avanzati. E infine il nostro Emmental. Io qui avevo ancora proprio un pochissima panur, ce la metto sopra, ma giusto perché c'è dentro il prezzemolo e mi piace che ci sia un tocco di verde anche sulla superficie, non soltanto il bianco e il giallino del formaggio. Finiamo con un filo d'olio. Inforniamo il nostro sformato nel forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti. Ecco il nostro sformato di zucchine, è ancora caldo, ma io prima di tagliarlo faccio sempre passare 10-15 minuti in modo che il tutto si assesti e quando andiamo a ricavare la fetta tutto non scivoli ma rimanga compatto. Tagliamone una bella fettina, sento che le zucchine si sono cotte, mi raccomando tagliatele molto sottili, perché questo farà la differenza. Vedo che non c'è acqua sul fondo, cosa che spesso succede. Guardate che meraviglia! Ancora fumante, lo vedete? E nonostante noi abbiamo aggiunto anche la ricotta, che buono, voglio farvi vedere che sul fondo acqua non ce n'è assolutamente, perché abbiamo usato furbamente il pane che ha assorbito l'acqua delle zucchine e vi garantisco che se non usate il pane di acqua ne troverete molta sul fondo. Ok, ci siamo. Guardate che bello anche il colore. E sarà anche uno sformato dal sapore molto delicato, visto che poi non c'è neanche il pomodoro, non c'è l'acidità del pomodoro. Quindi adesso facciamo un piccolo assaggio, mi raccomando, come sempre vi dico, rifatelo e fatemi sapere. Ciao, alla prossima! Buonissimo!